Salve a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale, io sono Odla. Oggi vediamo come configurare un server web su Windows 11. Per prima cosa quindi scarichiamo la versione di Apache per Windows e non la scarichiamo dal sito ufficiale apache.org ma dal sito apachelaunch.com. Poi lascio in descrizione il link per il download e scarichiamo l'ultima versione, che è la 2.4.57, sul nostro computer. Una volta terminato il download, quello che dobbiamo fare è scompattare il suo contenuto nella root principale del nostro PC, quindi nella cartella C2. Come vedete ha creato la cartella Apache 24. Ora non ci resta altro che aprire il terminale come amministratori e recarci nella cartella Apache. E poi all'interno della cartella bin, che si trova sempre all'interno della cartella Apache. Una volta entrati nella cartella bin dobbiamo avviare l'eseguibile, quindi httpd.exe e dirgli "-k install". Perfetto, Apache è stato installato. Ora dobbiamo aprire l'applicazione servizi di Windows e avviare il nostro server. Bene, il server ora è avviato e quindi se ci spostiamo su localhost il nostro server ci dice che sta funzionando correttamente. Bene, come prossimo step scarichiamo anche PHP e quindi dal sito ufficiale php.net scarichiamo l'ultima versione disponibile, che è la 8.2, Windows Download, e scarichiamo la versione Trade Save formato zip. Una volta che abbiamo scaricato anche PHP, nella root principale del nostro PC, quindi nella cartella C, creiamo una cartella che la chiamiamo PHP e al suo interno estraiamo il contenuto del nostro archivio, quindi dell'archivio che abbiamo appena scaricato. Quindi estrai tutto in C PHP. Perfetto, ora vediamo come configurare PHP per poterlo utilizzare col nostro server. Innanzitutto dobbiamo rinominare uno di questi due file, php.ini o il development o il production, e per lavorare in locale va benissimo utilizzare il development, quindi lo rinominiamo lasciando soltanto php.ini. Diamo conferma. Poi ci spostiamo nella cartella C Apache, apriamo la cartella conf e il file httpd-conf, che è il file di configurazione di Apache. Quindi lo apriamo col block note e dobbiamo dirgli ad Apache il percorso della cartella PHP, quindi dove si trovano i file di PHP, e includere i file per il funzionamento. Ho già salvato le direttive da aggiungere, quindi le copiamo e dopo la parte del caricamento dei moduli di Apache, quindi alla fine, inseriamo le righe per includere il PHP. Lascerò in descrizione anche le righe per quanto riguarda la versione .8 di PHP per l'inclusione. Quindi salviamo e ora non ci resta altro che dall'applicazione servizi di Windows riavviare il nostro server.
Perfetto, in questo modo abbiamo incluso anche PHP all'interno del nostro server e già dalla descrizione del servizio si può vedere che ci dà la versione di Apache e anche la versione di PHP installata. Però come controprova del corretto funzionamento creiamo un nuovo file nella cartella htdocs, quindi nella root principale del nostro server, quindi un documento di testo che lo chiamiamo info.php e al suo interno apriamo i tag PHP e stampiamo a video la funzione, quindi echo php info. Questa funzione ci stamperà a video tutte le informazioni del nostro server. Quindi salviamo e carichiamo localhost/info.php. E come potete vedere, il nostro file ci restituisce tutte le informazioni del nostro server, compresa anche la versione di PHP installata. Bene, come prossimo step installiamo anche MySQL Server. Dal sito ufficiale e scarichiamo l'installer e scarichiamo il file da 400 MB. Perfetto, una volta scaricato facciamo partire il setup e scegliamo di installare server only, quindi soltanto il server. Quindi eseguiamo l'installazione, andiamo avanti, tipologia di configurazione server computer, andiamo avanti, ci chiede di specificare la password, qua ci sta dicendo che la password non è sicura, non fa niente, andiamo avanti, clicchiamo ancora avanti, diamo conferma ed eseguiamo l'installazione di tutte le componenti. Perfetto, clicchiamo su fine e anche MySQL è stato installato. Ora scarichiamo anche phpMyAdmin e una volta scaricato estraiamo il suo contenuto all'interno della cartella htdocs, quindi c apache htdocs. Perfetto, ha estratto correttamente i dati. Ora per semplicità rinominiamo la cartella in php myadmin. Quindi ci spostiamo nel nostro browser e dopo localhost scriviamo php myadmin. Qua ci sta dicendo che MySQL è mancante, quindi dobbiamo aprire il file php-ini che si trova all'interno della cartella php, quello che abbiamo rinominato a inizio video, e nella parte delle estensioni dobbiamo decommentare la riga extension uguale MySQL, quindi togliendo il punto e virgola davanti. Quindi salviamo, riavviamo nuovamente il nostro server, premiamo F5 e come vedete l'errore è scomparso. Perfetto, quindi ci loghiamo e come vedete siamo all'interno di phpMyAdmin che ovviamente si è connesso a MySQL Server.